Salve, benvenuti o bentornati. Nuovo progetto molto semplice da realizzare con la tecnica del candy wrapper. Si tratta di uno svuotatasche e in questo tutorial avremo inoltre l'occasione di vedere come si applicano i bottoni a pressione sulle tessere. I colori che ho scelto per lo svuotatasche sono il blu e l'arancione. Ricaverò le tessere principalmente da confezioni di merendine e da queste che invece sono confezioni di pasta. Le tessere nel progetto hanno tutte la stessa dimensione, perciò basta usare una sola base. Le sue misure sono 5,5 x 12 cm. Una volta tagliati i rettangoli dai fogli di plastica, ciascuno va piegato più volte su se stesso per formare una tessera. Per completare lo svuotatasche servono complessivamente 180 tessere. Come anticipato, il progetto è davvero semplice perché si tratta di una serie di cornici concentriche, 4 in tutto, più un quadrato centrale di 2x2. La cornice D più piccola, di 3x3, è fatta con 20 tessere. La cornice C di 5x5 richiede 36 tessere. Poi c'è la cornice B di 7x7 con 52 tessere. Infine, la cornice più grande A da 9x9 composta da 68 tessere. Su quest'ultima andranno applicati 4 bottoni. Le cornici sono già state trattate in modo approfondito. Le trovate in questo tutorial al minuto 1:42, che potrete consultare in caso di dubbi o incertezze. Brevemente però vi ricordo che le cornici sono delle forme chiuse complete e non hanno bisogno di mezze tessere. Si chiudono esattamente come si fa con gli anelli, incastrando l'ultima tessera nella prima. Ai 4 angoli presentano delle disgiunzioni, di cui ci si dovrà occupare in fase di cucitura. Inizio realizzando i pezzi B, C e D. Più il quadrato 2x2. La cornice A è più impegnativa delle altre, perché è su questa che bisogna fissare i 4 bottoni a pressione. Non si possono applicare direttamente sulla cornice completata e chiusa. Vanno invece applicati uno dopo l'altro a coppie maschio-femmina, man mano che si incontrano durante la costruzione della cornice stessa. In ogni angolo della cornice c'è un bottone completo formato da maschio e femmina. Si possono usare sia i bottoni in plastica che quelli di metallo. Ho scelto di usare bottoni in plastica perché lo svuotatasche alla fine sarà molto colorato. Adesso vediamo in dettaglio come inserire un bottone a pressione tra 2 tessere. Questo pezzo rappresenta un angolo della cornice. La prima parte del bottone va inserita nel punto indicato. Sulla tessera, aiutandomi con un pennarello, segno il centro. Per rendere più comprensiva la spiegazione, ho fatto vedere l'angolo già costruito, ma come si è detto, i bottoni vanno applicati progressivamente, man mano che si compone la cornice.
Perciò ora sono costretto ad aprire il pezzo. Tolgo la tessera e con una fustellatrice faccio il foro per far passare la testa del bottone. Reinserisco la tessera forata nella trama e inserisco anche la tessera successiva. Sempre con il pennarello sfrutto il foro appena fatto per lasciare il segno sulla tessera successiva. Uso ancora una volta la fustellatrice per eseguire il foro. I bottoni in plastica hanno una testa identica, sia per il maschio che per la femmina. Anche se bombata, è possibile nasconderla tra le tessere. Ricompongo di nuovo la trama e faccio passare attraverso i fori il gambo della testa. Poi aggiungo, in questo caso, il pezzo maschio. Quelli che sto usando sono bottoni di plastica T5. Per applicarli devo montare sulla pinza gli appositi punzoni. Serro i manici e fisso il bottone. Il bottone unisce due tessere che rimangono bloccate tra loro. Restano però sempre libere due tasche per continuare la costruzione della cornice. Se dovesse essere necessario disfare la cornice in questo punto, per farlo bisognerà rimuovere inevitabilmente il bottone. Ed ecco il risultato. Da un lato la parte maschio del bottone, mentre sul lato opposto non si vede nulla. Vi ho appena mostrato come applicare la parte maschio di un bottone. Per la femmina la procedura rimane ovviamente la stessa. Ultimata la cornice A con i 4 bottoni, posso completare lo svuotatasche aggiungendo il pezzo finale. Ora è tempo di prendere ago e filo. Per cucire le cornici lungo i tratti zig-zag normalmente si usano i punti di piatto, ma in alcune parti è necessario e talvolta preferibile utilizzare punti testa a testa. Sono ricorso ai punti testa a testa in tutte le disgiunzioni, ovviamente, ma anche nell'unire il quadrato 2x2 alla cornice D e tra la cornice B e C. Sulla cornice B si dovranno fare delle pieghe, come vedremo tra poco. Per questa ragione è meglio ricorrere a cuciture più robuste. Infine faccio presente che tutte le cornici vanno cucite tra loro su entrambi i lati. Una volta finito di usare ago e filo, mi ritrovo con una forma bidimensionale quadrata. Per dare vita allo svuotatasche non resta che chiudere i 4 bottoni, uno ad uno. A questo punto bisogna un po' migliorarne la forma, cercando di ottenere angoli più definiti. Per farlo è sufficiente piegare con attenzione le tessere nei punti indicati nel disegno e insistere fino a quando l'oggetto non mantiene l'aspetto desiderato. Lo spunto per questo progetto l'ho preso da alcune immagini viste su Pinterest.
Nella maggior parte dei casi questo oggetto viene realizzato in pelle, cuoio o in feltro. Io ho voluto realizzarlo con la tecnica del candy wrapper. Potete personalizzare il vostro svuotatasche scegliendo colori diversi, utilizzando tessere leggermente più grandi per modificarne le dimensioni, oppure variando la forma passando dal quadrato al rettangolo. Vi ricordo che se siete incuriositi da questa tecnica potete consultare tutti i tutorial fatti fino ad oggi. Sono stati raggruppati in una playlist chiamata Candy Wrapper e che trovate su questo canale iDays. Vi saluto e ci vediamo alla prossima.